amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 29 agosto all'11 settembre, dove troveremo la luna nuova in Vergine. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo ad accendere la nostra luna e vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci. Questa luna nuova in Vergine ci porterà maggior forza interiore, più senso della disciplina, della costanza e dell'ordine. Le ambizioni possono essere elevate e soprattutto possiamo utilizzare al meglio le nostre energie e concentrarci solo sul necessario, sulle cose più importanti, e possiamo anche liberarci di ciò che è diventato un peso, di ciò che non ci serve più e ci causa negatività e dolore. Di contro dobbiamo fare attenzione allo stato emotivo, la tristezza o il bisogno, la necessità di attenzioni, di compiacere gli altri. Le solite cose possono annoiarci, possono non piacerci più, possiamo chiuderci e quindi limitare i contatti. Queste sono le energie pro e contro a livello astrologico. Adesso vediamo l'oracolo cosa vuole dirvi. Partiamo proprio con questo messaggio della carta gibbosa crescente. Ovviamente non fa parte di questo periodo, però probabilmente o c'è un qualcosa da attenzionare dalla fase precedente, oppure magari abbiamo bisogno di costruire adesso e prepararci a cogliere un qualcosa che avverrà subito dopo, e quindi nel corso di settembre. Cosa ci dice questa? Che innanzitutto adesso possiamo cogliere un'opportunità, un colpo di fortuna, o possiamo incominciare a preparare il nostro percorso. Se ci troviamo all'inizio, piantare dei semi adesso sarà determinante. Ci possono essere e possiamo cogliere dell'energia di crescita, sapendo che i nostri sforzi verranno premiati. Dobbiamo fare anche attenzione a gestire le nostre energie e il denaro, quindi evitare lo spreco, oppure se invece vogliamo fare un certo tipo di investimenti, allora forse è meglio valutarli, quindi di trovare una specie di equilibrio. Ovviamente io parlo di investimento di vario genere, sia pensare al denaro, sia di studio, di riflessione, e anche a livello psicofisico proprio di impegno. Arturo molto particolare come indicazione, perché ci parla di sostegno, di fiducia, di cogliere dei momenti dove si possono migliorare alcune relazioni, anzi ci consiglia proprio di coltivare i legami più importanti. E poi ci dice anche che se abbiamo bisogno di qualcuno, forse questo è il momento giusto proprio per chiedere aiuto. A volte può anche essere che magari qualcuno ha bisogno di voi, allora potreste essere voi utili. Luna calante, questa insomma è perfetta per questo periodo, probabilmente il suo messaggio che ha a che fare con una fase di transizione, di passaggio, di sospensione, e che non dobbiamo assolutamente forzare, e forse è meglio accettare, perché alcune cose non arrivano a bloccarci o ad essere negative, arrivano ad aiutarci a riflettere forse su noi stessi, sugli obiettivi, su ulteriori semini da piantare. Quindi ci troviamo in una fase, e ci troveremo in una fase di passaggio importante, dove
possiamo capire se lasciarci il passato alle spalle, o se prendere tempo per rimarginare alcune ferite, o anche di prepararsi e proteggersi da situazioni che magari abbiamo bisogno di mettere in moto e che hanno bisogno di tutta la nostra cura e la nostra attenzione. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Vediamo quali altri messaggi troviamo. Allora, il primo messaggio è la via della bellezza. In questo caso, vedere la bellezza e il valore sia di noi stessi, sia intorno a noi, forse abbiamo proprio bisogno di questo per rigenerarci, per farci stare bene. E quindi non solo parla di un percorso di guarigione e rinascita, parla anche di evoluzione, di cambiamento sia interiore sia esteriore e utilizzare i modi giusti, la strategia, la parola, la comunicazione, che sarà uno strumento potente in alcune circostanze che vivrete. E poi non solo, indica, come abbiamo visto prima, che alcune scelte, alcune parti di un percorso che state già facendo o che volete iniziare, deve essere curato proprio nei dettagli. Di scegliere la bellezza, ovviamente, come vi dicevo, bellezza ha a che fare con l'armonia, con la pace, di coltivare, portare avanti quello che vi nutre, quello che vi fa stare bene, anche la stessa creatività, lo studio, eccetera. La magia, anche la magia, cioè il riferimento al fatto dell'essere artefici del vostro percorso e di quello che andrete a fare. La magia in più ha a che fare con i segni, i messaggi sottili che sono intorno a voi. Ci sono proprio quei piccoli piccoli segnali che magari sono degli indizi da cogliere, quindi mettersi nelle condizioni proprio di osservare, di avere attenzione profonda. A volte può essere una coincidenza, un evento significativo, una circostanza particolare, e allora lì c'è quel messaggio che può essere utile per voi. L'ultima carta è la maledizione. Non deve spaventare questa, probabilmente è un messaggio importante per andare a superare dei limiti e capire la fonte degli schemi negativi, cioè se c'è qualcosa che vi blocca, che non funziona, che vedete anche come atteggiamento, sia vostro sia da parte di qualcuno, che non deve essere proprio così, allora ecco che questa carta ci sta dicendo di riconoscere magari delle ferite originarie, mettersi nelle condizioni di guarire, di perdonare, di lasciare andare e seguire un nuovo corso, quindi fare una specie di reset, trovare un'occasione per fare pulizia. La luna nuova è perfetta per purificarci, rigenerarci, lasciare andare. Poi in Vergine riguarda soprattutto di fare e compiere azioni consapevoli, azioni pratiche che ci aiuteranno poi a realizzare tutti i nostri obiettivi e i nostri desideri. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!